Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, pesci, tendenze energetiche generali. Grazie. Abbiamo la carta della sacerdotessa. Amici dei pesci, si parla di un periodo di introspezione probabilmente. Per qualcuno può fare riferimento a quello che è un'attivazione dell'intuito, della parte ricettiva, quindi diciamo della parte femminile che è in voi. Potrebbe anche parlare per qualcuno dell'avvicinarsi allo studio di magari materie esoteriche o semplicemente dell'apertura di alcuni doni. In modo un po' più concreto, può far riferimento a quello che potrebbe essere una scelta, da dover superare, qualche dubbio insomma superato con successo. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono nello specifico. Ci tengo intanto a ricordare che le letture sono di tipo generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Nella descrizione del video, qui aprendo la tendina qui sotto, trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio dei tre oroscopi, quindi solare, lunare e ascendente, e per chi volesse contattarmi trovate anche la mia email. Allora, cominciamo con un re di spade, 4 di spade, la regina di coppe. Abbiamo la carta del carro, principessa, la principessa di bastoni, un asso di coppe, ancora una carta per piacere, grazie. In questo mazzo i fanti sono rappresentati dalle principesse, mentre i cavalieri sono rappresentati dai principi. Ok, allora, il re di spade potrebbe rappresentare una persona all'interno della vostra vita, potrebbe rappresentare quello che è la vostra fase di determinazione mentale. Il re di spade è una persona che ha delle regole ben precise da rispettare ed è arrivato dove è arrivato appunto perché ha avuto ehm, la capacità di rispettare queste regole. Se fosse una persona vicino a voi, potrebbe essere un padre, potrebbe essere un collaboratore, un capo. In questo momento, con il 4 di spade sento che state cercando di recuperarvi da qualche cosa. Può essere un periodo di malattia, mi parlano, ehm, intendo una degenza lunga di tipo fisico proprio. Oppure si potrebbe parlare semplicemente di quello che è un guarire a livello mentale, a livello spirituale. La carta del 4 di spade molte volte io l'associo alla carta del masochista, perché esprime comunque un'energia di una persona che è in effetti in una fase di riflessione, è in una fase di riposo, è in una fase di fermo, però riposa sotto le spade, quindi forse non è proprio una posizione sicura quella che ha scelto di prendere. Per cui per certi versi sì, è vero, siete in questa fase, dove state ricaricando le pile, dove vi state riposando, ma potreste stare meglio se ve ne andaste da dove siete fondamentalmente, okay? La regina di coppe mi parla, di un'energia di tipo materno, rappresenta una persona molto empatica, è riferita comunque anche alla madre, a quella all'energia di accoglienza della madre. Quindi per qualcuno potrebbe essere che ci sia un po' di nostalgia, della madre appunto, o per qualcun altro fa riferimento al fatto che si abbia voglia di diventare madri, okay? O più semplicemente per qualcuno si tratta di vivere questo momento di guarigione cercando di guardarsi dentro, cercando di entrare in profondo contatto con quello che sono le vostre emozioni. La carta del carro mi fa pensare al fatto che non si sappia bene che direzione prendere, per quello che probabilmente c'è bisogno di ricaricare le pile per riuscire a ripartire. E la principessa di bastoni mi dice che
Allora, potrebbe essere una persona che entra, quindi una nuova persona che entra nella vostra vita, potrebbe essere un figlio, se questo re e questa regina rappresentassero per esempio una coppia, potrebbe anche solo essere quel rinnovato entusiasmo che arriverà, ok? Perché comunque il fante di bastoni parla proprio di questo, parla di quella passione anche un po' impulsiva, che comunque vi dà lo sprint e vi dà anche la voglia di cominciare con questo bellissimo asso di coppe. L'asso di coppe è l'innamoramento, è l'inizio. Per qualcuno si parla anche di quello che è una nascita, magari di un progetto, di un'idea, di una nuova collaborazione, perché l'asso di coppe parla anche di incontri alle volte, ok? È un inizio comunque, un nuovo inizio. Per molti potrebbe essere romantico, ma per altri semplicemente un inizio dove si mette il cuore. Terminiamo la stesa con un 8 di spade e con un 2 di bastoni. Sento che qui qualcuno si sta facendo dei sensi di colpa con questo 8 di spade. Ok? Probabilmente questa sorta di momento di guarigione sta dando il là per quello che qui arriva come un'autoanalisi. Comunque il fatto che ci sia questa energia troppo focalizzata nella mente fa sì che si crei quello che è una certa indecisione con il 2 di bastoni. In realtà, avendo la sacerdotessa come carta principale, mi dice che la difficoltà, la scelta è stata superata con successo. Qui però vediamo ancora quello che è l'indecisione. Probabilmente potrebbe anche essere che qui è già stata fatta la scelta, perché comunque qui abbiamo il carro, ma verso la fine del periodo ci si faccia qualche domanda se è stata la scelta giusta, se si poteva fare meglio. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa parlano queste carte, per piacere, grazie. Spiegatemi il re di spade. Ok. Abbiamo la forza al contrario e il 5 di coppe. Il 5 di coppe parla di una delusione, di un rammarico, di un pentimento, di qualche cosa che si è fatto o non si è fatto e di cui poi ci si è pentiti. mm. E sento che qui qualcuno, avendo la carta della forza al contrario, può essere che non abbia tanto il coraggio di affrontare questa situazione o comunque stia facendo fatica ad affrontare questa situazione, questo momento di lutto, questo momento di perdita, ok? Va bene, andiamo a vedere il 4 di spade per piacere, grazie. Abbiamo la carta del giudizio. Sì, io sento che questo 4 di spade, questo momento di riflessione che vi state prendendo, che è un po' anche l'energia della sacerdotessa, perché in effetti è rappresentata come una persona che sta meditando, è a occhi chiusi, sta guardando dentro, mi incastro oggi, è ad occhi chiusi anche questa figura, sta guardando dentro e qui abbiamo la carta del giudizio, che è la carta del risveglio spirituale, quindi va proprio a gioco con la carta della sacerdotessa. E sì, sento che per molti si tratta proprio di quello, di prendere consapevolezza di qualche tipo di dinamica. Guardate, qui abbiamo il 3 di bastoni, il 2 di pentacoli e il 3 di spade. Quindi qui io credo che questo periodo vi darà la possibilità di risvegliarvi, di capire come muovervi, di capire come gestire più cose allo stesso tempo. Il 3 di bastoni fa riferimento a quelli che sono i progetti che sono già iniziati. È come se qui aveste una sorta di presa di coscienza di qualche tipo di dinamica, qualche tipo di ciclo. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli, un asso di bastoni, un fante di pentacoli e la regina di bastoni. Io credo che qui la questione sia riuscire ehm, a dominare un po'
quelle che potrebbero essere le passioni o gli istinti passionali, okay, ma perché? Perché in questo momento, avendo la regina di, coppe, sento che molti sono un po' sopraffatti da quello che è il lato emotivo. Probabilmente per questo 3 di spade che vediamo qui. Ed è per quello che allora c'è la carta della sacerdotessa, perché dovete prendervi un attimo e trovare il centro di voi stessi, fare spazio tra quello che è questo mare di emozioni che vi stanno un po' sovrastando, che vi impediscono un po' di vedere le cose in modo obiettivo. Abbiamo un 9 di pentacoli, una carta che parla di grossa indipendenza in realtà, e anche l'asso di bastoni parla di quello che fa il fare un movimento, il fare un'azione. Avete un asso anche qui, quindi si parla comunque di un nuovo inizio. Però ecco, avendo questo fante di pentacoli e la regina di bastoni, sento che qualcuno sta mettendo anima e corpo in qualche tipo di azione. Cioè qui si sta pensando a come agire, a come giostrarsi, a come gestire le varie cose, mentre qui si sta pensando, io credo, a come poter fare per gestire le varie cose. Andiamo avanti, vediamo il carro. Abbiamo la carta della stella, la carta del fante di spade e la carta del 6 di bastoni. Quindi qui di nuovo si parla di sogno. Io credo che fondamentalmente, avendo questo fante di spade qui, quello che vi manchi un pochettino sia il puntare in alto in questo progetto, in questo sogno, in questa relazione o in questa situazione, perché qui avete la carta del sogno, ok? Però avendo comunque il fante di bastoni, che è un'energia idealista, e questo 6 di bastoni, io credo che voi stiate in qualche modo ehm, alterando le aspettative. Non so, è che con la carta del carro sento comunque che non vi sentite pienamente sicuri di dove state andando, o cioè qui lo pensate, qui iniziate a concretizzarlo, ma qui vi state chiedendo: "Ma, starò davvero andando nella direzione giusta?" Perché io credo che manchi quello che è, guardate, anche la stella, come la carta della luna, mi parla di quello che è una connessione con il proprio lato interiore. Mi parla di una connessione con il divino, con quello che è scritto nel destino, con quello che sono i sogni, i desideri. E parla anche di speranza. E qui sento che c'è qualcuno che ha un po' perso le speranze, mi verrebbe da dire. Scusate. C'è dell'entusiasmo, c'è qualche cosa che manca. Cioè, per certi versi la passione ce l'avreste anche, perché comunque qui la vedo. C'è questo nuovo incontro, potrebbe essere se voi ecco, se per voi vibrasse come una stesa di romantica, questo fante di pentacoli potrebbe rappresentare una nuova persona o una persona che voi, in questo momento vorreste. Avete anche un asso di bastoni, quindi potrebbe essere che qualcuno qui sia innamorato di questo fante di denari. Oppure potrebbe semplicemente essere che, come vi dicevo prima, abbiate dato tutto o stiate dando tutto per questo progetto, per questo nuovo inizio, ma in realtà vi manca quello che è un'intenzione reale, sapete la fede, no, quando semplicemente chiedete un desiderio all'universo e basta. Fate come se l'aveste già ricevuto. È la fede del fatto che succederà, okay, che l'universo lavorerà per voi. È un po' quello che manca, io sento. Andiamo a vedere la principessa di bastoni. Abbiamo un 10 di coppe e la carta del mondo, quindi comunque l'energia va cambiando. Se questo, fante di bastoni, questa principessa di bastoni rappresentasse comunque una persona nuova che entra nella vostra vita, sento che potrebbe portarvi al compimento, al completamento. Se fosse un nuovo collaboratore, anche avete un 10 e la carta del mondo, che sono 2 carte che proprio mi parlano di chiusura cicli. Quindi potrebbe essere proprio una persona che,
vi porterà a quello che è un nuovo modo di vedere la vita, un nuovo modo di vedere la relazione, i gruppi, perché magari potrebbe essere un nuovo collaboratore. Scusate. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un 2 di bastoni e un 9 di coppe. Ragazzi, si guarda al futuro con rinnovata positività. Io sento che sarà questa persona o questa attitudine, perché se non fosse una persona sarà qualche tipo di entusiasmo. Che guardate, in realtà qui sento molto che state cercando di comprimere, se vogliamo, questo tipo di entusiasmo, di esplosione passionale, e invece qui sento che arriva, viene fuori e vi dà la possibilità di arrivare a questo compimento che porterà a questo asso di coppe, che potrebbe essere l'inizio di una nuova relazione per qualcuno, di tipo romantica, per qualcuno potrebbe essere l'inizio di una collaborazione all'interno di un gruppo, e guardate abbiamo la carta comunque del 9 di coppe, che è la carta del sogno compiuto, quindi si va verso quello che è un appagamento. Voglio ancora andare a vedere questo, okay, 8 di spade è spiegato da però sì, dal matto al contrario, dal 3 di coppe al contrario. E qui di nuovo è un po' come la stessa cosa che vi ho detto per la carta della stella, manca un po' di fiducia ragazzi. Dovete avere, io credo che sia anche la fiducia in quello che potrebbe essere il gruppo con cui collaborate, gli amici, piuttosto che l'ambiente familiare, se per voi rappresentasse questo, oppure semplicemente la fiducia in voi stessi. Comunque qui si passa da quello che è un periodo di guarigione, c'è il risveglio spirituale con la carta del giudizio, qualche cosa verrete a capire, diventerete consapevoli di tutto quello che avete dentro, come già vi dicevo prima. L'unica cosa è che appunto cercate di avere un po' più di fiducia in voi stessi e nell'universo, ok? Perché comunque l'universo quando ci mette delle prove davanti a noi è per testare se siamo veramente convinti o no. Quando ci prefiggiamo un obiettivo e nel raggiungerlo troviamo diversi tipi di ostacoli, la differenza, questa è una frase che ho visto una volta in giro, la differenza tra un vincitore e un perdente è che il perdente a un certo punto si arrende, mentre il vincitore va avanti, fallimento dopo fallimento, fino a quando non incontra la via giusta per il successo. Fondamentalmente si tratta solo di una questione di resistenza, a chi ha la testa più dura. Va bene, andiamo a vedere un messaggio da parte dei tarocchi di Osho. Vediamo che cosa hanno da dirvi. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, le condivisioni, quindi grazie davvero a tutti quanti. Creatività, carta dell'imperatrice e partecipazione, 4 di bastoni. Allora, la parte conscia è quella creativa, è quella, diciamo così, che è più verso l'espansione. La carta comunque dell'imperatrice parla di un periodo di abbondanza, parla di un periodo di crescita, parla di un periodo che va verso l'espansione personale e verso il potere materiale. La carta della partecipazione parla della partecipazione ad un gruppo, potrebbe essere un grosso gruppo in effetti, quindi se state aspettando dei movimenti a livello lavorativo potrebbe essere che arrivi la firma di quel contratto, anche perché qui c'è il nuovo inizio con l'asso di coppe, e comunque è una partecipazione di tipo felice. Quindi in realtà quello che vi vuole dire questa carta è che in realtà state già facendo parte di un gruppo, ma forse non ne siete ancora tanto consapevoli. È come se, diciamo così, il disegno divino sia già stato scritto. Voi non lo vedete ancora, ma è già lì. Bene, un ultimo messaggio da parte degli oracoli dei guerrieri di luce. Wow! No limitations. No limitazioni sarebbe, zero limitazioni si direbbe in italiano.
Sei un essere celestiale con un potenziale illimitato. C'è così tanto per te da condividere. Wow, bellissima! Creatività, espansione, si va proprio verso quello che è l'apertura, okay? Vi faccio notare che in questa rappresentazione l'imperatrice ha questi vortici, okay? I vortici, disegnati così a spirale, rappresentano sono un modo di rappresentare i chakra e quindi i centri energetici. Noi ne abbiamo anche qui nelle mani, sui polpastrelli, ce n'è uno grosso qua al centro della mano. È un modo per esprimere il movimento energetico, in apertura, okay? L'altra carta è fruizione sarebbe. Stai sereno, i tuoi sogni e le tue visioni arriveranno ad essere fruibili. Quindi state tranquilli che tutto quello che riguarda quello che state sognando, il vostro inizio diciamo, il sogno compiuto è in cammino. Il disegno, come vi dicevo prima, è già nell'aria. Magari voi non lo vedete, ma sta per arrivare insomma. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.